Che calura, che afa ragazzi! Appassionati di abbigliamento moto, bentornati sul canale, io sono Guido e oggi vi parlerò di una cosa molto semplice, perché noi cerchiamo sempre capi ultra tecnologici, versatili, che ci permettono di affrontare qualsiasi tipo di avventura e di stagione in moto, però lei, la giacca estiva ventilata, traforata, è praticamente sempre presente obbligatoriamente nei nostri guardaroba da veri motociclisti, e questo perché ci permettono di affrontare l'estate torrida nel massimo comfort, ma sempre protetti. E oggi ho selezionato per voi due prodotti di casa Revit che andremo a sviscerare come sempre nei dettagli e ve li voglio presentare e confrontare, quindi seguitemi e andiamo a scoprirli. Ed ecco a voi la Revit Eclipse 2, che ora vedete in colorazione argento, che è una delle più gettonate, anche perché è una colorazione chiara, seppur più delicata, con lo sporco eccetera, però ci dà una ulteriore freschezza perché assorbe di meno i raggi solari. Però ci sono sempre c'è il pro e contro, diciamo. Sarà sicuramente da lavare più spesso, la macchia potrebbe rimanere, quindi il tessuto è un po' più delicato allo sporco, però ci offre un leggero vantaggio quando siamo fermi o al semaforo o quando dobbiamo passeggiare. Questa giacca è una classica traforata con traforatura normale, quindi un mesh diciamo a poro aperto, però non 3D come poi vedremo nella sua sorella maggiore. Questa giacca ha la caratteristica di essere comunque un 600 denari di tessuto, quindi mantiene una buona antiabrasione, una buona capacità antiabrasiva, e ha delle protezioni quest'anno nuove, rinnovate rispetto all'Eclipse 1, perché abbiamo le C-Smart che sono molto morbide, però anche molto traforate, quindi sono l'ideale per l'estate e offrono una conformazione migliore sul nostro corpo. Quindi un upgrade c'è stato per quanto riguarda le protezioni, spalle e gomiti ovviamente fornite, e hanno migliorato anche altri particolari, come che nel vecchio modello erano un po' deficitari, come gli strap sui polsi. Sono stati rinforzati con un micro velcro, quindi adesso la giacca chiude molto meglio e questo è un miglioramento che abbiamo apprezzato. Dicevamo del tessuto, quindi 600 denari, ventilazione tradizionale su tutta la parte del petto e sulle maniche, e poi anche ovviamente nella parte posteriore molto ampia, come anche nella parte posteriore ascella braccio. Questa traforazione risulta molto utile ovviamente andando in moto, perché offre un ingresso d'aria diretto all'interno. Sempre parlando dell'interno, abbiamo su questa giacca, adesso la andiamo a aprire, il colletto non è regolabile, quindi c'è solo un pulsante, e all'interno abbiamo anche le clip per essere connessa al passante dei jeans, quindi ne abbiamo due, una a destra e una a sinistra. All'interno la giacca offre ovviamente il suo tessuto antisettico con la tasca interna a destra. Dietro ovviamente c'è il posto per il paraschiena di livello 2, consigliato è il C-Soft RV nelle varie misure a seconda delle taglie. Hanno inserito rispetto al vecchio modello anche la parte un flap di protezione della cerniera nella parte alta anteriore, la cerniera YKK sempre di ottima fattura in colorazione nera, e il bottone di chiusura sul collo che è foderato con un flans molto leggero. Abbiamo le regolazioni sul tricipite, scusate, in due posizioni, oltre a quella in velcro sul polso. L'altra regolazione presente è giù in basso tra vita e fianchi, sempre
a strap e veramente molto lunga, quindi possiamo cucircela addosso per non farla sventolare. Altro miglioramento sono le tasche, perché oltre ad avere un imbocco più grande rispetto al passato, è grande anche la tasca è più grande e l'apertura, la zip è stata ampliata. Che altro dire di questa giacca? È ovviamente quindi abbiamo 2 tasche fuori e una interna, come poi vedremo invece il modello, la sorella maggiore avrà una differenza in questo senso. È omologata di livello A e quello che voglio dirvi riguarda anche una cosa interessante, riguardo al lavaggio, che vale più o meno per tutte le giacche, però nella fattispecie specifico per questa, visto che è appunto una colorazione chiara come abbiamo scelto noi da tenere in magazzino, vi consiglio il lavaggio a 30 gradi per capi sintetici, però senza centrifuga finale, quindi potete fare un lavaggio delicato o per sintetici a 30 gradi tranquillamente in lavatrice, togliendo tutte le protezioni ovviamente, e non è consigliata assolutamente lavarla a secco, non è consigliato candeggiare, non è consigliato asciugare nell'asciugatrice e non si stira. Ecco, queste sono tutte le piccole indicazioni che posso darvi. Come calzata è sempre come da norma Revit molto regolare, quindi diciamo che una taglia M, come state vedendo in questo momento, ve la metto un po' meglio in posizione di camera, la taglia M veste una 48, diciamo abbondante, quindi chi ha tra 48 e 50 la può calzare, però è più verso il 48. Per il 46 ovviamente c'è da prendere la taglia S, che è comunque presente nel catalogo. È disponibile in tanti colori, noi abbiamo scelto questo, ma comunque potrete vedere sul sito anche altre colorazioni, ed è disponibile anche la versione femminile, sempre con una colorazione simile a quelle maschili, ma con anche una colorazione più dedicata alle donne. Per questo capo è tutto. Ora passiamo alla Vigor 2, che è la sorella maggiore, ma differenziata solo di 10 euro rispetto alla Eclipse 2, e vedremo le differenze. Grazie. Eccoci qua con la Vigor 2, che abbiamo scelto in colorazione verde militare. È un colore particolare, però è molto bello, e l'abbiamo preferito all'altro, che è il nero. Quindi l'unica, diciamo tra virgolette, pecca di questa giacca è che i colori disponibili sono leggermente scuri, però come vedremo non per questo perde la sua grandissima freschezza. Allora, rispetto alla Eclipse 2, come vedete, la Vigor 2 presenta lo stesso identico tipo di traforatura tradizionale nella zona anteriore, nelle maniche sotto l'ascelle e nella parte posteriore, sempre così ampia e sempre negli stessi punti come l'Eclipse 2, però ha la grandissima e interessante particolarità di avere tutta la parte alta del braccio sul fianco e la parte alta del petto in 3D mesh, che è un materiale molto più aperto, anche tenace all'abrasione perché è più spesso, però in questa zona alta dove prendiamo più aria con la moto, perché comunque è la zona che rimane mediamente più scoperta nelle nostre scorribande o nei nostri viaggetti, quindi tutta questa zona offre una ventilazione che di là non abbiamo e offre l'apertura della maglia a 3D mesh, quindi un'apertura del poro più alta, più grande, scusate. E anche qui abbiamo il tessuto 600 denari come resistenza all'abrasione. Le protezioni sono sempre le C-Smart di livello 1, che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Eccole qua. Queste, come vedete, all'impatto si irrigidiscono, ha una struttura a nido d'ape, sono tutte traforate e molto morbide, quindi anche scavate, conformate per una perfetta vestibilità. Sono le protezioni ideali per giacche semplici o per l'utilizzo estivo. Quindi, come la Eclipse 2, anche questa giacca
ha queste stesse protezioni. Rispetto all'altra abbiamo comunque le stesse caratteristiche, quindi 2 passanti per attaccare la giacca ai jeans e evitare che si alzi col vento. Abbiamo la regolazione sul tricipite in 2 punti, più anche il velcro finale della stessa qualità dell'altra nella zona del polso. Però c'è anche qui un'altra differenza leggermente più di classe, diciamo, è una coulisse interna per tirare la parte bassa, quindi invece di avere lo strap ampio come l'altra c'è una coulisse interna che tira il tessuto e ve l'andate a conformare. Una cosa molto importante che sul sito Revit potrebbe fuorviarvi è che questa giacca è descritta come una giacca con tasche più capienti rispetto all'Eclipse 2. In realtà non è così, perché la zip di apertura è più corta e la tasca stessa è più compatta, quindi diciamo che non è vero che le tasche frontali siano più ampie, ma sono addirittura più piccole dell'Eclipse 2. Altra cosa però da dire è che questa giacca invece di averne soltanto 2 ne ha 3, quindi probabilmente è questo l'inghippo. Quindi questa ha anche una giacca molto una tasca Napoleone esterna molto ben coperta con una cucitura che si nota appena, quindi molto ben mimetizzata nel prodotto, che si apre e ci offre un altro scompartimento molto comodo. Quindi per questo dobbiamo dare atto che questa giacca ha delle finiture leggermente migliori con soltanto 10 euro in più, oltre a quello che vi ho già detto. All'interno allo stesso modo abbiamo il flap che ricopre la cerniera, che è più generoso e presenta anche la personalizzazione con il marchio Revit. Il colletto è sempre ad un unico bottone, ma sapete meglio di me che con il caldo non è che ci interessi molto stringere la zona del collo, anzi abbiamo bisogno di maggiore libertà e freschezza. Andando all'interno c'è la stessa rete antisettica, forse leggermente più qualitativa, ma siamo lì, ma anzi direi che sia la stessa, la medesima. Come ho già detto, la possibilità di connetterlo ai pantaloni, c'è la possibilità di inserire ovviamente il paraschiena di livello 2 nella parte posteriore, quindi paraschiena da tasca, e c'è la ampissima tasca interna sul lato destro. Andiamo a richiudere questa giacca qua. Diciamo che a livello di peso, proprio peso, è leggermente superiore all'altra, no? Diciamo il tessuto è sempre 600 denari, però la parte in 3D mesh è un po' più consistente e quindi rende la giacca leggermente più pesante portandola. Però a mio avviso è una delle giacche più fresche in commercio, a parte il colore, ma ripeto, essendo un verdone respinge anche questa molto bene il caldo, e poi la differenza si attesta sui 1-2 gradi percepiti se stiamo veramente tanto tempo sotto il sole, quindi diciamo che la speculazione è minima, come dice mio padre. Anche questa di design è comunque molto simile all'altra, anche questa è omologata livello A e va lavata come l'altra, quindi stessi accorgimenti. Venendo al prezzo, diciamo che la Eclipse 2 viene 149,99 di listino, mentre questa Vigor 2 viene 159,99. Ora decidete voi se per soltanto 10 euro i vantaggi che vi dà di più di questa e le particolarità che ha in più questa valgono la pena. Vi lascio il giudizio a voi, fatemi sapere nei commenti comunque cosa ne pensate e qual è quella che scegliereste. Passiamo alle considerazioni finali su queste due giacche della Revit. Bene amici, siamo ritornati in campo largo dopo aver visto i dettagli di queste due interessanti giacche estive, traforate, ventilate, come le volete chiamare voi, della Revit. La Eclipse 2 è disponibile ovviamente sul nostro sito a prezzo scontato, come anche la Vigor 2. Vi lascio tutti i link in descrizione. Cosa dire di queste giacche? Sicuramente le giacche pluristagionali con diverse membrane oppure le laminate con tante ventilazioni
ci offrono una versatilità più ampia, però se non facciamo giri molto lunghi e vogliamo stare bene quando la temperatura è veramente calda, mantenendo una corretta protezione per andare in moto, questi capi sono comunque immancabili e sono molto importanti nel corredo del motociclista, perché comunque a volte per fare dei tragitti brevi o il giretto in giornata evitiamo, io no, ma insomma ve lo sconsiglio a tutti, però a volte evitiamo di mettere il giacchetto per il suo essere impegnativo, quello diciamo pluristagionale o da tragitti più lunghi, e evitiamo di mettere qualcosa. Invece è sempre bene avere le nostre protezioni e avere una giacca che poi ci offre anche tanto comfort, perché comunque rimangono leggere, morbide, fanno entrare aria il giusto e ci permettono di vivere la giornata in totale relax. Quindi ripeto, esistono dei prodotti che ci permettono di vivere anche l'estate ma avendo una versatilità in più, però considerato che anche con questi prodotti possiamo per esempio quando piove possiamo ovviamente mettere un antipioggia sopra e renderle impermeabili, oppure mettere un antipioggia sotto più stretto aderente e renderle impermeabili e anche ad antivento, quindi nelle temperature leggermente più, quando la temperatura diciamo si abbassa un po', possiamo comunque renderle versatili con tutti i capi di contorno che fanno parte del corredo del buon motociclista. Quindi antivento da mettere sopra, antipioggia da mettere sotto e antipioggia da mettere sopra, oppure un trapuntino termico se fosse solo freddo e non piove, e queste giacche possono rivelarsi comode anche in mezza stagione o quando la giornata propone del tempo variabile. Per i viaggi estivi ovviamente preferisco io, poi fatemi sapere nei commenti cosa usate voi, cosa preferite voi, però da motociclista e viaggiando anche spesso in estate, viaggi anche abbastanza lunghi ma in zone comunque dove le temperature si mantengono calde, preferisco una giacca che offra anche già all'acquisto una membrana impermeabile, magari in Gore-Tex o anche no, però comunque una membrana impermeabile antivento che si possa staccare e quindi rendere la giacca perfetta per il turismo estivo. Detto questo, vi saluto, vi aspetto, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le mie nuove uscite, mettere un like se vi è piaciuto il video e commentate se avete delle curiosità o volete aprire un dibattito, rispondo sempre molto volentieri, e ovviamente condividete di brutto il video perché può far comodo a gente come noi e ai nostri amici. Ok, grazie, vi saluto, al prossimo video, ciao!